Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Oggi dipingerò per voi i non ti scordar di me che si trovano sull'album numero 1. È un disegno molto semplice, potrete riportarlo sul vostro tessuto o sulla superficie che deciderete di dipingere. Io lo lavorerò a mano libera perché mi rimane molto più semplice, soprattutto perché dipingo più velocemente. Il pennello è quello piatto numero 8, questi sono i colori, il bianco, un blu chiaro, un blu scuro, un rosso magenta e l'acqua al centro del piattino. Ho inumidito un pochettino il pennello e inizio a lavorare dal lato sinistro del pezzo di stoffa. Tendo sempre a cominciare dall'angolo sinistro, o in basso o in alto, però preferisco questo, semplicemente perché così come mi sposto con la mano verso destra non trovo della superficie dipinta che potrei andare a sporcare. Come avete visto ho fatto 5 petali intorno ad un cerchio immaginario, poggiando semplicemente il pennello. Questo pennello, il numero 8, mi dà la larghezza giusta del petalo. Ecco perché ho scelto questo pennello. Se avessi usato il numero 12, i fiori uscirebbero più grandi. Ho iniziato quindi posando il bianco e poi con il blu più chiaro ho definito i contorni del fiore. Avete visto? Non definisco i contorni del fiore con un pennello piccolo, no, lo faccio con un pennello grande, in modo tale che all'esterno mi venga una linea molto dritta e definita all'interno, grazie al fatto che il pennello contiene colore, verrà sfumato. Prendo, come vi ho insegnato, il colore semplicemente con l'angolo del pennello, l'angolo che di solito tengo sulla sinistra. E come vedete, poi con quest'angolo faccio i bordi del fiore. I bordi li faccio verso l'esterno quando devo sfumare l'interno, oppure dall'esterno verso il fiore quando devo fare le ombre. Vedete questi due fiori? Il primo l'ho eseguito dall'interno, il secondo invece l'ho eseguito dall'esterno, quindi c'è del blu intorno al secondo fiore. Adesso col bianco torno a mettere 5 petali o 4, come in questo caso perché sono sotto un altro fiore, quindi un petalo sarebbe nascosto. Ne faccio un altro ancora, quindi lavoro in serie, ma voi potete anche fare un fiore alla volta. Adesso prendo il blu con l'angolo sinistro del pennello e vado per prima cosa a definire la parte del fiore dove c'è l'attaccatura dei petali. Vedete? Poi sempre con quell'angolo sinistro do il contorno ai fiori. Vedete? Qui dall'interno verso l'esterno, anche qui, anche qui, anche qui, vedete? E finisco il fiore senza dover prendere il pennello piccolo a punta, anche perché, lo ripeto, l'effetto sarebbe completamente diverso, perché un pennello piatto all'interno mi dà la sfumatura, un minimo di sfumatura azzurra. Ripeto il passaggio. Prima prendo un po' di blu più chiaro e lo prendo con l'angolo sinistro del pennello. Poi vado sul tessuto e faccio il cerchietto rotondo. Lo disegno con l'angolo sinistro del pennello, lasciando lo spazio bianco all'interno per il pallino giallo che seguirà dopo. Poi con lo stesso pennello faccio la definizione del bordo dei petali, sempre utilizzando l'angolo sinistro. Faccio di nuovo dei petali bianchi in modo da fare più fiori contemporaneamente. Di nuovo prendo il blu chiaro e con questo rifaccio il cerchietto
con l'angolo sinistro del pennello e definisco i petali verso l'esterno.